C'è bisogno che te lo dica? Non lo so, però nel dubbio io te lo dico lo stesso, così stiamo tutti più tranquilli. Che cosa è successo? È sabato pomeriggio e come tutti i cristiani avrei dovuto riposarmi un pochettino e invece no, sono appena rientrato dal lavoro come dimostra la mia pettinatura un po' scarmigliata dopo una giornata abbastanza pesante da un cliente che ha subito un attacco e una violazione in particolar modo dei suoi dati personali perpetrato, indovina indovinello, perché non aveva effettuato un importantissimo aggiornamento di Google Chrome. Tutto questo naturalmente si sarebbe potuto evitare con un minimo di prudenza, come ho sempre spiegato, ma onde evitare che tu possa incorrere nello stesso problema, adesso ti faccio vedere come si fa. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ci risiamo! Fermalo! Dammi la bottiglia! No! Eh sì, ci risiamo, però non è assolutamente il caso, te lo garantisco, di darsi all'alcolismo. Anzi, è il caso di rimboccarsi le maniche, come vedi, io come sempre l'ho già fatto, e mettersi al lavoro, perché in 5 minuti possiamo porre rimedio ad un problema che potrebbe essere potenzialmente pesantissimo. Che cosa è successo? Te lo dico in 2 parole, ovvero che, come vedremo, è stata individuata nel corso di questa settimana la ben terza vulnerabilità su Google Chrome che consente tramite un attacco che si chiama Type Confusion di accedere alla nostra memoria. E allora andiamo subito a vedere che cosa dobbiamo fare in modo da non cascarci anche noi, come il mio povero sfortunato cliente. È di più di un mesetto fa la notizia, o meglio l'allarme, che era stato lanciato e che riguarda un nuovo tipo di attacco che, a differenza di quanto dice questo articolo, non riguarda solo Chrome ed Edge, ma in realtà tutti quanti i Chromium e c'è chi ipotizza che concerna anche Firefox. Di che cosa si tratta? Si tratta di un attacco molto sofisticato che, alla fine dei conti, come abbiamo detto in apertura e come vediamo nel corso dell'articolo stesso, consente accessi non autorizzati alla memoria. Naturalmente, appena lo hanno scoperto tutti quanti i malandrini, ci si sono immediatamente fiondati e sono fioccati gli attacchi. Infatti, come leggiamo in questo articolo, uscito proprio poche ore fa, Google corregge un'altra falla di Chrome, ma è la terza in questa settimana. L'articolo in realtà è abbastanza interessante perché ci dice che Google ha recentemente distribuito un aggiornamento di sicurezza urgente per il suo browser Chrome, che è rivolto ad una nuova vulnerabilità identificata come bla bla bla, non ci interessa. Si tratta di un difetto grave di tipo Type Confusion, come abbiamo visto, che colpisce il motore JavaScript V8, che in realtà è un motore sviluppato da Google stessa e incluso in Google Chrome sicuramente e, come dicevo prima, sicuramente anche in tutti quanti i Chromium. Inoltre Google ha confermato di essere a conoscenza dell'esistenza di exploit attivi che sfruttano questa vulnerabilità, rendendo questa patch di sicurezza estremamente critica. Nota lo sguardo pregno di significato che ti sto rivolgendo. Infatti questa è una delle 3 vulnerabilità sfruttate attivamente e rivelate solamente in questa settimana. Le altre 2 sono identificate come bla bla bla, non ci interessa. Quello che ci interessa invece è scritto proprio in fondo all'articolo, ovvero che il costante aggiornamento di Google per correggere queste vulnerabilità riflette l'intensità e la frequenza degli attacchi nei confronti di uno dei browser più utilizzati globalmente, oltre all'importanza per gli utenti di installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza per proteggere i dati personali dai costanti attacchi dei cybercriminali. Ma come si effettua l'aggiornamento di Google Chrome? Molto probabilmente se fai parte di questa community da un po' di tempo lo sai già fare, ma lo facciamo vedere come sempre anche a beneficio di chi fosse appena arrivato. Quindi, naturalmente, come è facile da intuire, la prima cosa da fare sarà proprio quella di aprire Google Chrome stesso. Una volta aperto Google Chrome ci porteremo qui in alto sui 3 puntini verticali e ci faremo clic. Scenderemo un po' più in basso fino a questa voce qua, quella che si chiama guida, e ci sposteremo quindi sulla sinistra sulla voce informazioni su Google Chrome. La apriamo e vedremo che Chrome farà tutto quanto automaticamente
senza bisogno di alcun intervento esterno. Verificherà infatti la disponibilità di aggiornamenti più recenti rispetto alla versione installata e successivamente, se dovesse individuarne, provvederà automaticamente ad installarli senza bisogno di fare clic o fare altro. Dovremo semplicemente quindi attendere il termine di questa operazione. Finite entrambe le cose. Come vedi, al termine ti verrà chiesto di riavviare il tuo Google Chrome. Clicca a ridarola, andiamo avanti lo stesso, non fa niente, non spezziamo. Cliccando sul pulsante riavvia. Basterà farlo perché Google Chrome si riapra e ti illustri tutte quante le mirabolanti novità che sono state introdotte. Vai, dai che ce la fai! Vai, dai! Dai, Duccio, dammi la mano. Anche se la procedura che ti ho appena mostrato riguarda solo Chrome, in realtà è esattamente sovrapponibile anche a tutti quanti gli altri browser, per cui più o meno qualunque Chromium potrà seguire un qualcosa di sostanzialmente identico per essere aggiornato. In ogni caso, che tu abbia Google Chrome, Edge, Opera o quant'altro, ti consiglio di provvedere immediatamente a fare questo aggiornamento. E in ogni caso, anche se hai Firefox, un'occhiatina se ci sono aggiornamenti ti garantisco che non fa mai male. Ma veniamo un attimo al nostro canale. Farò uscire questo video adesso, immediatamente dopo aver finito di registrarlo, data la sua urgenza, e per questo motivo rinvierò invece il video che doveva uscire domani mattina a lunedì mattina, anche se nel frattempo i distinti gentiluomini lo stanno già guardando da qualche ora. Inoltre ti preannuncio che ci saranno alcune modifiche per quanto riguarda il canale e la sua programmazione. Non ti anticipo ancora niente perché non ho le idee chiarissime, ma ti garantisco che ne parleremo la prossima settimana e magari faremo anche qualche sondaggino in merito per capire cosa ne pensi anche tu. E veniamo ai ringraziamenti, anzi quest'oggi andiamo dritti al punto, un solo ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che augurarti buon weekend e alla prossima.